Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come ho costruito il mio cosplay di Frank da Donnie Darko. Prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e attivare la campanellina, così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Sono andata a vedere il film quest'estate al cinema, era tipo la 10ª volta che lo vedevo, e ho pensato, è il momento di fare il cosplay di Frank. Ho iniziato il vestito facendo un prototipo con della stoffa, ma poi il cartamodello non era un granché. Sta buon! Ho comprato questa fantastica pelliccia e il pelo bianco per il davanti, e anche una stoffa nera da usare come fodera. Ho tracciato il cartamodello tenendomi abbastanza larga, perché il prototipo mi sembrava piccolo. Io non sono brava a cucire e non sono una sarta, quindi la parte della tuta è stata estremamente sperimentale, direi proprio un bordello. Ho modificato le parti un sacco di volte, finché non sono riuscita a trovare qualcosa che andasse più o meno bene. Non vi dico quanti pelucchi perdeva il pelo poi, dovevo lavorare con la tuta di plastica. Per il cappuccio è stato un po' più semplice perché ho usato il classico metodo del nastro adesivo per creare il cartamodello. E anche aggiungere la fodera è stata una passeggiata in confronto ad aggiungere la fodera alla tuta. Nel complesso direi che il risultato della tuta non è male. Ma ora passiamo alla parte più divertente. La maschera è di sicuro la parte più iconica di questo costume. Sono partita da una scultura di plastilina è tipo la Monster Clay, con la pistola termica si ammorbidisce e non si secca mai. Per fare tutta la scultura ci ho messo qualche giorno e devo dire che anche se mi sono divertita molto non è stato facile. Poi ho deciso di fare uno stampo in silicone con un silicone che non colava verso il basso e si può applicare con la spatola. Così ho ricoperto tutta la maschera facendo 3 strati di silicone. Quando il silicone si è indurito ho fatto una conchiglia, se così si può chiamare, con delle bende imbevute di gesso. Anche qui è stato un po' complicato perché ho diviso la conchiglia di gesso in 4 parti, altrimenti per far uscire lo stampo sarebbe stato impossibile. Non sto nemmeno seguendo una procedura molto professionale.
Chi se ne intende lo capirà, ma io direi che se una cosa funziona non importa il metodo che utilizzi. E non c'è un modo giusto o sbagliato per creare le cose. Anche se probabilmente il risultato sarebbe venuto meglio per certe piccole cose, ma va bene così. Dopo aver rimosso la scultura in plastilina, mi preparo la resina da colare nello stampo. Ho utilizzato la tecnica del rotocasting. La resina si indurisce in circa 15 minuti, perciò io la devo far colare e far girare su tutto lo stampo a piccole colate alla volta, per far arrivare la resina in tutti i dettagli e la superficie dello stampo. In totale ne ho fatte 10. Per rendere la maschera più resistente ho aggiunto all'interno la fibra di vetro. Così ho fatto altre colate di resina con il vetro in mezzo, che ha creato una struttura praticamente indistruttibile. Poi con la fresa ho levigato e sistemato tutte le imperfezioni. Qui ho provato il tutto prima di colorare la maschera. Ho colorato con una base nera usando il mio amato Rust-Oleum. Poi con l'acrilico argento ho dipinto il resto, ho fatto un paio di strati visto che non era molto coprente. Ho colorato i denti e ho tolto lo scotch che proteggeva gli occhi. Ho colorato di bianco anche gli occhi e ho aggiunto un po' di giallo sporco sui denti.
Per i guanti purtroppo non ho fatto in tempo a costruirli e così ho preso questi su Amazon. Mentre per le scarpe ho pensato che potessero andare bene delle Reebok bianche, visto che andavano molto negli anni '80. E ora il risultato finale. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto!